Non tenere i tuoi risparmi in tasca. Buongiorno ragazzi, oggi parleremo un po' di sicurezza relativa alla detenzione dei propri bitcoin. Abbiamo detto che esistono vari tipi di wallet e che dobbiamo prediligere quelli non custodial. Ma questo tocca solo un punto, ovvero quello della certezza di essere in possesso delle chiavi private per poter spendere i nostri bitcoin. Abbiamo però parlato anche dei rischi che abbiamo utilizzando uno strumento connesso ad internet. Quindi oggi proviamo a ragionare su come poter detenere i nostri bitcoin. Ovviamente questo è un mio pensiero. Ognuno di noi deve utilizzare gli strumenti con cui si sente più a suo agio, non dimenticando però la priorità di essere in possesso del SID. Ovviamente il tutto dipende anche da quanti fondi avete, ma secondo me il discorso che andremo a fare vale anche per somme non esageratamente grosse. Proviamo a ragionare immaginando di avere 0,1 bitcoin. Il suo controvalore ad oggi è di circa 2.500 euro. Una somma che può essere importante per alcuni e irrisoria per altri, ma a noi questo non interessa. Ipotizziamo che noi di questa cifra una parte la vogliamo conservare e non toccare, una parte la vogliamo avere disponibile da poter eventualmente utilizzare, mentre un'altra parte la vogliamo provare a spendere. Questo è un caso che può capitare a tutti, no? Ok, tenere fermi lì i bitcoin, ma è anche bello provare questa tecnologia, sperimentarla, vedere come funziona toccandola con mano. A questo punto sorge spontanea una domanda. Come possiamo fare per soddisfare questa nostra esigenza? Di certo non possiamo tenerli tutti in un wallet Lightning. Non possiamo neanche tenerli tutti sul cellulare, perché comunque è un dispositivo facilmente soggetto a furto, a perdita o a rottura. Non possiamo neanche tenerli tutti su un hardware wallet, perché perderemmo la facilità di utilizzo. Che si può fare allora? Beh, credo che ci siate arrivati da soli. Possiamo suddividerli e sfruttare tutte le opportunità che ci vengono offerte. Provate a immaginare come fate ora con i vostri soldi. Non girate con tutti i vostri risparmi nel portafoglio, giusto? Magari il grosso lo tenete su un conto corrente, poi avrete qualcosa in casa, magari in una cassaforte o in un salvadanaio, e quello che pensate che vi serva per tutti i giorni lo tenete nel portafoglio. Lo stesso ragionamento lo si può fare anche se non prendiamo in considerazione il contante. Avete il grosso su un conto e poi utilizzate una prepagata in cui tenere qualcosa, oppure che ricaricate se dovete fare spese su internet, ed infine avete un po' di contante oppure strumenti come Satispay o anche la stessa ricaricabile di prima per fare gli acquisti di tutti i giorni, diciamo, no? Tralasciamo le carte di credito perché quelli non sono soldi vostri. Neanche quelli sul conto possiamo dire che sono vostri, però diciamo che sono più vostri di quelli della carta di credito. Beh, anche con Bitcoin secondo me può essere una buona soluzione utilizzare lo stesso sistema. Anzi, io lo trovo necessario, perché noi possiamo anche tenere tutto su un hardware wallet e utilizzare quello per effettuare tutte le spese che, diciamo, esulano dal caffè o dalla pizza, ma andiamo incontro a rischi riguardanti la privacy. Se con un IBAN del vostro conto corrente, con il quale potete tranquillamente fare un bonifico dal PC o dal telefono, siete tranquilli che il resto dei fondi sul conto non vengono toccati, e lo siete anche se fornite l'IBAN a me, perché io con quel dato non posso andare a risalire a quanti fondi avete sul conto, e quindi possiamo dire che garantisca la vostra privacy. La stessa cosa non accade con un indirizzo Bitcoin, perché se voi utilizzate un solo indirizzo nel quale tenete tutti i vostri fondi, anche se appartiene ad un set di chiavi che avete su un hardware wallet e fate un pagamento a me o mi fornite l'indirizzo, ecco che io posso risalire molto facilmente a quanti fondi avete su quell'indirizzo. E questa è una cosa da evitare assolutamente. Tralasciamo il tema del riutilizzo degli indirizzi perché ci faremo un video dedicato e concentriamoci ora però sulla distribuzione dei fondi. Per evitare questi inconvenienti, secondo me, è una buona pratica compartimentare gli utilizzi. Quindi possiamo sfruttare un hardware wallet per conservare i fondi che non vogliamo toccare. Da questo cold wallet possiamo prenderci una quindicina di indirizzi non ancora utilizzati e salvarceli da qualche parte, così quando vogliamo versare qualcosa nella nostra cassaforte non dobbiamo neanche aprirla. Poi, se vogliamo, possiamo tenerlo sotto controllo facendoci un wallet watch only sul nostro telefono, in modo da controllare il saldo, queste cose qua. Però questo è evitabile. È una cosa che potete fare con calma da PC, così non avete il saldo della vostra cassaforte sul cellulare. Con questo sistema noi siamo sicuri che nessuno può effettuare transazioni senza avere il nostro dispositivo per poter firmare offline le transazioni, e noi lo utilizzeremo soltanto per spostare una piccola parte di fondi che vogliamo avere sempre dietro per non rimanere proprio al verde mentre non siamo in casa.
Qui entra in gioco il secondo wallet on-chain che possiamo tenere sul cellulare. E può essere per esempio Blue Wallet, che è un non custodial wallet e che quindi anche in questo caso possediamo noi le chiavi private. Qui sopra possiamo tenerci, che ne so, 800 euro, 1000 euro in controvalore di quei 2500 euro di quello 0,1 bitcoin che abbiamo ipotizzato. In questo modo, se vogliamo fare una spesa che necessita di una transazione on-chain, noi possiamo farla direttamente dal cellulare senza troppo sforzo e senza andare ad interessare la nostra cassaforte. Questo wallet poi lo potremo utilizzare anche per riempire il nostro borsellino degli spiccioli, il nostro portafoglio che teniamo in tasca, ovvero il wallet Lightning. Con quest'ultimo invece ci terremo poco, 50, 100 euro, che ne so, e lo utilizzeremo per pagarci il caffè o la pizza o la cena al ristorante. In questo modo avete una bella suddivisione di compiti da parte dei vari wallet ed avete i fondi ben suddivisi e distinti in base all'utilizzo. A questo punto ci sarà un versamento a cascata dei fondi. Voi quando acquistate mettete nella vostra cassaforte. Quando finite i fondi sul wallet on-chain porterete un po' di fondi dall'hardware wallet al wallet on-chain e quando finirete i fondi sul wallet Lightning ne passerete un po' dal wallet on-chain al wallet Lightning. Questo è uno dei tanti metodi che si possono utilizzare. Poi, se siete alle prime armi, vi può sembrare un po' complesso, ma vi garantisco che non lo è. Se invece siete già navigati, magari avete già trovato la soluzione che fa al caso vostro. Voi non siete obbligati a fare tutto questo giro, ma potete fare anche acquisti mirati, no? Che ne so, una parte di stipendio la mettete da parte e la sbattete direttamente in cassaforte. Poi, quando finite i fondi sul wallet on-chain, quello che tenete sul cellulare, fate un acquisto mirato e li mandate direttamente lì. Ci sono anche importanti sviluppi per il Lightning Network perché finalmente le varie piattaforme stanno implementando la possibilità di trasferire i fondi acquistati direttamente via Lightning appunto. Pocket Bitcoin lo ha implementato da poco e ci sta arrivando anche Relai, quindi potete fare anche acquisti mirati per il vostro wallet Lightning. Comprate 100 euro e mandate direttamente sul vostro wallet Lightning senza fare troppi passaggi prima. Se poi vi trovate improvvisamente senza fondi e dovete pagare, avete comunque il vostro wallet on-chain che vi salva e potete trasferire i fondi da quel wallet a quello Lightning. Come potete vedere ci sono innumerevoli possibilità, ma compartimentando ridurrete anche il rischio di fare grossi danni nel caso succedesse qualcosa. Il concetto che volevo far passare con questa chiacchierata è semplicemente quello di non tenere tutte le uova nello stesso paniere, ma di sfruttare tutte le opzioni che questo protocollo ci offre. Volevo anche comunicarvi di non sottovalutare l'hardware wallet, il sealing device, ma di prenderlo in considerazione da subito. Così potete prenderci confidenza e saperlo utilizzare al meglio se mai un domani dovreste magari metterci sopra una quantità considerevole di fondi. Ce ne sono di tante tipologie diverse, per tutte le tasche e per tutti i livelli di competenza, quindi non fate i tirchi e spendete per la sicurezza vostra e dei vostri fondi. Dai, per oggi direi che è tutto. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciatemi un bel mi piace che mi aiuta con l'algoritmo di YouTube a farmi conoscere ancora. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!